Il 97% delle persone vive una vita che odia. Fai parte di quel 3% che può cambiare tutto? Quello che sto per dirti ha trasformato migliaia di vite, ma funziona solo se seguirai esattamente il metodo che ti svelerò alla fine. Marco Aurelio scrisse: «La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri». Oggi ti rivelo 10 frasi che riprogrammeranno la tua mente. Sei pronto? Io sono il migliore in quello che faccio. Questa non è arroganza, è verità applicata. Ogni mattina guardati allo specchio e dichiara con convinzione: io sono il migliore in quello che faccio. Non stai mentendo, stai riconoscendo una realtà che il mondo cerca di nasconderti. Seneca possedeva ricchezze immense, ma quello che lo rendeva davvero potente era la sua convinzione incrollabile nelle proprie capacità. Non era nato ricco, non era nato influente. Era diventato tutto questo perché credeva profondamente di essere il migliore in quello che faceva. Ma ecco qualcosa che scoprirai solo alla fine del video e che cambierà completamente il tuo approccio all'eccellenza. Essere il migliore in quello che fai non significa essere migliore di tutti gli altri. Significa essere la migliore versione di te stesso in ciò che scegli di fare. Significa portare eccellenza in ogni tua azione, indipendentemente da quanto possa sembrare piccola o insignificante. Pensa a un artigiano che crea un mobile. Non si paragona ad altri artigiani mentre lavora. Si concentra completamente sul pezzo che sta creando, mettendo tutta la sua maestria, passione e attenzione in ogni taglio, ogni incastro, ogni finitura. Il risultato non è solo un mobile, è un'opera d'arte. Quando dici «io sono il migliore in quello che faccio», stai allenando la tua mente a cercare l'eccellenza in tutto. Stai programmando il tuo subconscio per non accontentarsi mai della mediocrità. Stai decidendo che ogni tuo gesto sarà un riflesso della tua grandezza interiore. Molti hanno paura di questa affermazione perché pensano che li renderà antipatici agli altri, ma la verità è l'opposto. Quando porti eccellenza in quello che fai, diventi una fonte di ispirazione. Gli altri non ti invidiano, ti rispettano, non ti evitano, ti cercano. La società ci ha insegnato la falsa modestia, ci ha detto che è sbagliato riconoscere la propria grandezza, ma Marco Aurelio, l'imperatore più potente del mondo, scriveva ogni giorno note per ricordare a se stesso il proprio valore. Sapeva che riconoscere la propria eccellenza non è vanità, è responsabilità. Quando abbracci veramente questa frase, succede qualcosa di magico. Smetti di competere con gli altri e inizi a collaborare con la tua versione migliore. Ogni progetto diventa un'opportunità per dimostrare a te stesso quanto puoi essere bravo. Ogni sfida diventa un palcoscenico per la tua maestria. Ogni sera, prima di andare a dormire, scrivi 3 cose che hai fatto con eccellenza durante la giornata. Anche piccole cose. Aver preparato un caffè perfetto, aver ascoltato davvero tuo figlio, aver completato un progetto con cura. Dopo una settimana, rileggi tutto. Ti sorprenderai di quanta eccellenza già porti nella tua vita quotidiana. Posso superare qualsiasi ostacolo. La vita ti metterà alla prova. È inevitabile. Ma tu ogni mattina dichiarerai: posso superare qualsiasi ostacolo. Non è semplice ottimismo, è strategia di sopravvivenza. Nel mondo reale, chi sa trasformare i problemi in vantaggi vince sempre. Epitteto era nato schiavo, aveva una gamba zoppa e viveva in una delle epoche più brutali della storia romana. Eppure disse: nessuna circostanza può farti del male senza il tuo permesso. Trasformò ogni ostacolo in un gradino verso la saggezza. C'è una tecnica specifica che ti svelerò tra poco e che renderà questo processo automatico. Gli ostacoli non sono punizioni del destino, sono palestre per la tua anima. Ogni problema che incontri è una domanda che la vita ti sta facendo. Quanto sei davvero forte? Quanto sei davvero determinato? Quanto sei davvero creativo? La tua risposta determina chi diventi. Pensa a un fiume che incontra una montagna. Non si ferma, non si arrende, non maledice la montagna. Trova un modo. A volte la aggira, a volte la penetra, a volte la erode lentamente. Alla fine, sempre, arriva al mare e nel processo crea alcuni dei paesaggi più belli del mondo. Ogni ostacolo nella tua vita ha un dono nascosto.
la perdita del lavoro che ti spinge verso la carriera dei tuoi sogni, la rottura della relazione che ti insegna ad amare te stesso, il problema di salute che ti costringe a ripensare completamente il tuo stile di vita. Ma la maggior parte delle persone è troppo occupata a lamentarsi per vedere il regalo. Quando ripeti «posso superare qualsiasi ostacolo», non stai negando la realtà dei problemi, stai affermando la realtà delle tue capacità, stai ricordando a te stesso che hai già superato il 100% dei tuoi giorni difficili fino ad ora. Questo non è un caso. È la prova della tua forza. Marco Aurelio guidò l'impero romano attraverso guerre, epidemie, carestie e tradimenti. Eppure i suoi scritti più profondi nacquero proprio durante questi periodi difficili. Usava ogni crisi come materia prima per la sua crescita spirituale. Non sperava che i problemi finissero, imparava a danzare con essi. Superare gli ostacoli non significa eliminarli, significa attraversarli con grazia. Imparare da essi e uscirne più forti di prima. Significa trasformare ogni ferita in saggezza, ogni sconfitta in esperienza, ogni caduta in un trampolino per saltare più in alto. Prendi il tuo problema più grande in questo momento. Scrivi 5 modi diversi in cui questo problema potrebbe essere un'opportunità mascherata. Anche se all'inizio ti sembrano assurdi, continua a scrivere. Spesso la quinta idea è quella rivoluzionaria. Poi agisci su almeno una di queste idee entro 48 ore. Il mio domani sarà migliore di oggi. Troppi vivono prigionieri del passato o schiavi del presente. Tu no. Ogni mattina dichiari al mondo: il mio domani sarà migliore di oggi. Non è speranza cieca, è impegno concreto. Non è pensiero positivo, è pensiero strategico. Seneca ogni sera faceva un bilancio della giornata, ma non per autocommiserarsi. Lo faceva per migliorare il giorno successivo. Diceva: ogni giorno, ogni ora dovrebbe essere spogliata di qualche errore. Vedeva ogni tramonto come la fine di una prova generale e ogni alba come l'inizio della rappresentazione vera. E qui c'è qualcosa che capirai solo vivendo. Il futuro non è qualcosa che ti accade, ma qualcosa che crei con le decisioni di oggi. Questa frase è una promessa sacra che fai a te stesso. Non è speranza passiva che aspetta che qualcosa cambi. È determinazione attiva che fa cambiare le cose. Quando dici «il mio domani sarà migliore», stai assumendo la responsabilità di renderlo tale. Pensa a un giardiniere che pianta un seme. Non vede ancora il fiore, ma sa che sta arrivando. Ogni giorno innaffia, ogni giorno cura, ogni giorno ha fede nel processo. Il suo domani sarà migliore non per magia, ma per impegno costante e visione chiara. Il pessimismo è una malattia contagiosa che infetta tutto ciò che tocca. Quando credi che il tuo futuro sia migliore, prendi decisioni diverse. Investi in te stesso invece di sprecare risorse. Costruisci relazioni invece di distruggerle. Ti prendi cura del tuo corpo invece di trascurarlo. Ogni grande risultato inizia con la convinzione che sia possibile. Ogni impero, ogni opera d'arte, ogni storia d'amore, ogni scoperta scientifica è nata nella mente di qualcuno che credeva che il suo domani potesse essere migliore del suo oggi. Qui c'è la chiave. Migliore non significa necessariamente più facile. Significa più allineato con i tuoi valori, più vicino ai tuoi obiettivi, più ricco di significato. A volte il domani migliore richiede sacrifici oggi, a volte richiede scelte difficili, ma ne vale sempre la pena. Quando abbracci questa frase, diventi un investitore del futuro. Ogni azione è un investimento, ogni scelta è un seme, ogni giorno è una costruzione. Non vivi più alla giornata, vivi per costruire una vita. Ogni domenica sera scrivi 3 azioni specifiche che farai nella settimana successiva per rendere il tuo futuro migliore. Non sogni vaghi, azioni concrete con date precise. Poi, ogni sera, verifica se hai fatto almeno una di queste azioni. Il futuro si costruisce un mattone alla volta. Ogni giorno divento più forte. La forza non è solo muscoli, è carattere. La forza non è solo resistenza fisica, è resilienza mentale. Ogni mattina ripeti, ogni giorno divento più forte. Non stai parlando solo del corpo, stai parlando dell'anima.
Marco Aurelio scriveva: «Ciò che non mi distrugge mi rende più forte», ma non aspettava che le difficoltà lo rendessero forte passivamente. Ogni giorno sceglieva attivamente di diventare più forte attraverso la disciplina, lo studio, la riflessione. C'è un segreto sulla forza che scoprirai solo verso la fine di questo video e che cambierà tutto il tuo approccio alla crescita personale. La forza vera non è l'assenza di paura, ma l'azione nonostante la paura. Non è l'assenza di dubbi, ma la determinazione nonostante i dubbi. Non è l'assenza di dolore, ma la crescita attraverso il dolore. Ogni giorno che scegli di andare avanti nonostante tutto, diventi più forte. Pensa a un albero che cresce in montagna. I venti forti potrebbero sembrare nemici, ma in realtà lo rendono più forte. Le radici vanno in profondità, il tronco si irrobustisce, i rami diventano più flessibili. Senza quei venti, l'albero crescerebbe debole e crollerebbe alla prima tempesta vera. Ogni sfida che superi lascia in te una traccia di forza. Ogni no che ricevi e che non ti ferma ti rende più determinato. Ogni volta che ti rialzi dopo una caduta, i tuoi muscoli emotivi diventano più sviluppati. Ogni volta che scegli la disciplina invece del comfort, il tuo carattere si tempra. La forza mentale si allena come quella fisica, con ripetizioni costanti. Ogni volta che mantieni una promessa fatta a te stesso, diventi più forte. Ogni volta che fai la cosa giusta, anche quando è difficile, diventi più forte. Ogni volta che resisti a una tentazione per un obiettivo maggiore, diventi più forte. Seneca si allenava alla povertà per essere più forte nella ricchezza. Si allenava alla solitudine per essere più forte nelle relazioni. Si allenava alla difficoltà per essere più forte nei momenti facili. Sapeva che la forza non è un dono, è una conquista quotidiana. Ma qui c'è qualcosa di fondamentale. Diventare più forte non significa diventare più duro. Significa diventare più flessibile, più adattabile, più saggio. Come un metallo che viene temperato dal fuoco, diventi più resistente ma anche più raffinato. Ogni giorno fai qualcosa che ti spinga leggermente fuori dalla tua zona di comfort. Può essere una conversazione difficile, un esercizio più impegnativo, una decisione che rimandi da tempo. Piccoli atti di coraggio quotidiani costruiscono una forza straordinaria nel tempo. Lavorerò con dedizione totale. Il lavoro non è una punizione, è una forma di preghiera. Ogni mattina ripeti: lavorerò con dedizione totale, non lavorerò duro. Questo è troppo generico. Dedizione totale significa che ogni fibra del tuo essere è concentrata sulla creazione di valore. Epitteto diceva: nessuna grande cosa si ottiene senza fatica, ma la fatica che trasforma non è quella del corpo stanco, è quella dello spirito impegnato. È la fatica di chi sa che sta costruendo qualcosa di più grande di se stesso. E qui c'è qualcosa che cambierà per sempre il tuo rapporto con il lavoro. La dedizione totale non è sacrificio, è realizzazione. Marco Aurelio era l'imperatore più potente del mondo, aveva tutto, eppure si alzava ogni mattina alle 4 per studiare filosofia. Perché? Perché sapeva che la grandezza richiede dedizione quotidiana. Non lavorava per necessità, lavorava per magnificenza. Pensa a un artista che dipinge un capolavoro. Non sta lavorando nel senso tradizionale del termine, sta versando la sua anima sulla tela. Ogni pennellata è intenzionale, ogni colore è meditato, ogni dettaglio è curato. Il risultato non è solo un quadro, è un pezzo della sua essenza trasformato in bellezza. La dedizione totale trasforma qualsiasi lavoro in un'opera d'arte. Che tu stia cucinando, scrivendo, insegnando, costruendo, vendendo, curando. Quando porti dedizione totale, stai creando qualcosa di sacro. Stai trasformando il tempo in valore, l'energia in eccellenza. Viviamo in un'epoca di distrazioni infinite, social media, notifiche, comfort immediati. Ma i grandi sanno che la grandezza richiede focus profondo. Mentre altri si disperdono in 1000 direzioni, tu concentri tutto su quello che conta davvero. La dedizione totale significa dire no a tutto ciò che non ti avvicina ai tuoi obiettivi. Significa proteggere il tuo tempo
come se fosse la risorsa più preziosa che possiedi, perché lo è. Significa trasformare ogni giorno lavorativo in un investimento nel tuo futuro migliore. Seneca lavorava come consigliere dell'imperatore, ma il suo vero lavoro era su se stesso. Ogni decisione politica era un'opportunità per praticare la saggezza. Ogni crisi era un'occasione per temprarsi. Ogni giorno era una lezione di leadership applicata. Scegli il progetto più importante che hai ora. Per una settimana dedicagli la prima ora della giornata, quando la tua mente è fresca e priva di distrazioni. Elimina tutto ciò che non è essenziale durante quell'ora. Nota come cambia la qualità del tuo lavoro quando applichi vera dedizione. Sono nato per realizzare grandi cose. Dentro di te c'è una scintilla divina. Ogni mattina ripeti: sono nato per realizzare grandi cose. Non è presunzione, è riconoscimento. Non sei qui per caso, sei qui per un motivo specifico che solo tu puoi adempiere. Seneca scriveva: ogni persona nasce con un compito, ma il compito non ti viene consegnato su un piatto d'argento. Devi scoprirlo, svilupparlo, dedicarci la vita. La grandezza non è un destino garantito, è una possibilità che devi coltivare. Quando incontri un ostacolo, chiediti: come userebbe questa situazione la persona grandiosa che sono destinato a diventare? Questa domanda trasforma automaticamente ogni problema in opportunità di crescita. La grandezza non significa necessariamente fama o ricchezza, significa esprimere completamente il tuo potenziale unico, significa dare al mondo qualcosa che solo tu puoi dare, significa vivere all'altezza della versione migliore di te stesso. Pensa a un diamante grezzo nascosto nella terra, ha un potenziale straordinario, ma finché non viene estratto, tagliato e levigato, rimane solo una pietra. Il processo di trasformazione non aggiunge nulla al diamante, rivela ciò che era già lì. La tua grandezza è già dentro di te. Molti sprecano la loro grandezza cercando di essere la copia di qualcun altro, ma il mondo ha già quella persona. Il mondo ha bisogno dell'originale che sei tu. I tuoi presunti difetti potrebbero essere i tuoi punti di forza più unici. Le tue esperienze difficili potrebbero essere la fonte della tua saggezza più profonda. Marco Aurelio non era nato per essere imperatore, era nato per essere filosofo, ma usò il suo ruolo di imperatore per praticare e diffondere la filosofia. Trasformò una posizione di potere in una piattaforma di saggezza. La sua grandezza non era nel governare un impero, ma nel governare se stesso. Quando riconosci di essere nato per grandi cose, non stai solo migliorando la tua vita, stai rispondendo a una chiamata che va oltre te, stai onorando il tuo creatore, qualunque forma abbia nella tua visione del mondo, stai aggiungendo la tua nota unica alla sinfonia dell'umanità. La grandezza richiede coraggio, il coraggio di essere diversi, il coraggio di fallire, il coraggio di ricominciare, il coraggio di brillare quando tutti intorno a te si accontentano della mediocrità. Ma questo coraggio è già dentro di te, aspetta solo di essere risvegliato. Scrivi una lettera alla versione più grandiosa di te stesso che puoi immaginare. Descrivi chi è, cosa fa, come si comporta, che impatto ha sul mondo. Poi leggi questa lettera ogni mattina per un mese. La tua mente inizierà automaticamente a cercare modi per diventare quella persona. Non accetto scuse da me stesso. Le scuse sono il veleno più sottile che esista. Non ti uccidono subito, ti paralizzano lentamente. Ogni mattina ripeti: non accetto scuse da me stesso. Non è durezza, è amore verso il tuo potenziale. Marco Aurelio poteva trovare 1000 scuse per non alzarsi presto a studiare. Era imperatore, aveva 1000 responsabilità, meritava il riposo. Invece scriveva: all'alba, quando hai difficoltà ad alzarti dal letto, di a te stesso: mi alzo per fare il lavoro di un essere umano. Ecco la verità che nessuno ti dice. Ogni scusa che accetti da te stesso rafforza la tua identità di vittima. Quando dici non ho tempo, stai dicendo non so gestire le mie priorità. Quando dici non posso permettermelo, stai dicendo non sono abbastanza creativo per trovare alternative. Quando dici non è colpa mia, stai dicendo non ho potere sulla mia vita. Pensa a un ingegnere che deve costruire un ponte.
Il fiume è largo, la corrente è forte, il terreno è instabile. Potrebbe dire è impossibile e andarsene. Invece studia il problema, progetta soluzioni, costruisce il ponte. Ogni ostacolo è un problema tecnico da risolvere, non una scusa per arrendersi. Le scuse sono comode perché ti permettono di rimanere nella tua zona di comfort. Ti danno una ragione socialmente accettabile per non crescere, ma la crescita inizia esattamente dove finiscono le scuse. Ogni volta che scegli una soluzione invece di una scusa, scegli di evolversi. Epitteto insegnava che non siamo responsabili di ciò che ci accade, ma siamo completamente responsabili di come rispondiamo a ciò che ci accade. Le scuse sono un modo per evitare questa responsabilità, ma evitare la responsabilità significa evitare il potere di cambiare. La differenza tra chi ha successo e chi no non è l'assenza di problemi, ma la presenza di soluzioni. Tutti hanno limitazioni, ma non tutti sanno trasformarle in opportunità di crescita. Tutti hanno paure, ma non tutti scelgono il coraggio nonostante la paura. Quando elimini le scuse dalla tua vita, succede qualcosa di rivoluzionario. La tua mente inizia automaticamente a cercare soluzioni. È come se avessi riprogrammato il tuo cervello per essere un risolutore di problemi invece che un creatore di scuse. Per una settimana, ogni volta che senti la tentazione di dire una scusa, fermati e sostituiscila con questa domanda. Qual è una possibile soluzione? Scrivi almeno 3 alternative creative prima di prendere qualsiasi decisione. Questo allena la tua mente a pensare in termini di possibilità invece che di limitazioni. Le opinioni altrui non controllano la mia vita. Ecco la verità che ti libererà. Le opinioni degli altri sono solo pensieri nella loro testa. Non hanno alcun potere sulla tua realtà, a meno che tu non glielo dia. Ogni mattina ripeti: le opinioni altrui non controllano la mia vita. Epitteto insegnava: se qualcuno parla male di te, non difenderti dalla calunnia, ma rispondi: evidentemente non conosce i miei altri difetti, altrimenti non avrebbe menzionato solo questi. Sapeva che la libertà inizia quando smetti di essere schiavo dell'approvazione altrui. Ecco qualcosa di ancora più profondo. Spesso le opinioni negative degli altri sono proiezioni delle loro paure e limitazioni. Le opinioni degli altri sono filtrate attraverso le loro esperienze, le loro paure, i loro sogni infranti, le loro convinzioni limitanti. Quando lasci che queste opinioni controllino la tua vita, stai vivendo una versione distorta di te stesso. Stai diventando quello che altri pensano dovresti essere, non quello che sei destinato a essere. Seneca era criticato perché era ricco e filosofo allo stesso tempo. I poveri lo accusavano di ipocrisia, i ricchi lo accusavano di follia, ma lui continuò a vivere secondo i suoi principi, sapendo che non puoi piacere a tutti e che cercare di farlo è la strada più sicura verso l'infelicità. Marco Aurelio poteva essere tentato di governare per il consenso popolare, invece governò secondo i suoi principi, anche quando non erano popolari. Sapeva che un leader che segue l'opinione pubblica non è un leader, è un seguace. Quando crei la tua realtà, indipendentemente dalle opinioni esterne, non stai ignorando tutti i feedback, stai semplicemente filtrando quelli utili da quelli distruttivi. Stai prendendo consigli da chi ha ottenuto ciò che vuoi ottenere, non da chi ha paura di tentare. La libertà vera non è fare quello che vuoi, ma volere quello che fai in allineamento con i tuoi valori più profondi. È vivere dalla tua autenticità, non dalla loro approvazione. Per 3 giorni, prima di prendere qualsiasi decisione importante, chiediti: cosa farei se fossi sicuro che nessuno mi giudicherà? Poi fai esattamente quello, purché sia in linea con i tuoi valori. Nota come cambia la qualità delle tue decisioni quando rimuovi la paura del giudizio. Ogni momento è un dono prezioso. La vita è fragile, è breve, è irripetibile. Ogni mattina ripeti: ogni momento è un dono prezioso. Non è sentimentalismo, è saggezza pratica. Quando capisci davvero la preziosità del tempo, tutto cambia. Marco Aurelio, che morì a 58 anni durante una campagna militare, scriveva: concentra la mente sul momento presente, non perché il futuro non importasse,
ma perché il presente è l'unico momento in cui puoi effettivamente agire. La vera forza non viene dalla resistenza agli eventi, ma dall'accettazione profonda che ogni momento, bello o difficile, è un dono che ti sta insegnando qualcosa. Troppi vivono come se avessero tempo infinito, rimandano le conversazioni importanti, procrastinano sui sogni, sprecano energia in conflitti futili. Poi, improvvisamente, si rendono conto che il tempo è quasi finito e si chiedono dove sia andato. Pensa a qualcuno che ha ricevuto una diagnosi medica seria. Improvvisamente ogni tramonto diventa più bello, ogni abbraccio più significativo, ogni risata più preziosa. Non è cambiato il mondo, è cambiata la prospettiva. Quella stessa prospettiva è disponibile ora, senza aspettare la crisi. Ogni momento che vivi è irripetibile. Questo respiro, questo battito del cuore, questo secondo che stai vivendo ora non tornerà mai più. È unico nella storia dell'universo. Quando lo comprendi, ogni momento diventa sacro. Seneca praticava quello che chiamava memento mori. Ricordati che morirai, non per deprimersi, ma per vivere più intensamente. Quando sai che la vita è limitata, smetti di sprecarla in cose che non contano davvero. Questa consapevolezza non ti rende ansioso, ti rende presente, ti fa apprezzare il sorriso di una persona cara, il calore del sole sulla pelle, il sapore del primo caffè del mattino, ti fa realizzare che la felicità non è una destinazione futura, è una scelta presente. Quando riconosci ogni momento come un dono, smetti di dare per scontate le persone che ami, smetti di rimandare le esperienze che desideri, smetti di sprecare energia in rancori e preoccupazioni inutili. Inizi a vivere con un senso di urgenza gioiosa. Una volta al giorno, per almeno 5 minuti, fai una cosa con completa presenza mentale. Può essere bere un tè, fare una passeggiata, ascoltare musica. Elimina tutte le distrazioni e immergiti completamente nell'esperienza. Questo ti allena a riconoscere la ricchezza di ogni momento. Merito tutto ciò che di buono mi accade. Ultima frase, ma forse la più potente. Ogni mattina ripeti: merito tutto ciò che di buono mi accade, non per arroganza, ma per verità. Se hai lavorato per qualcosa, se hai sacrificato per qualcosa, se hai perseverato per qualcosa, allora lo meriti. Epitteto, nonostante fosse nato schiavo, manteneva una dignità che molti imperatori non avevano. Sapeva che il suo valore non dipendeva dalla sua posizione sociale, ma dalla qualità del suo carattere. Si considerava degno di rispetto e felicità, non per quello che possedeva, ma per quello che era. Quando riconosci di meritare il bene, il tuo subconscio inizia automaticamente a cercare e creare opportunità per ottenerlo. Molti sabotano il loro successo perché non credono di meritarlo. Si convincono di essere impostori, si aspettano che qualcuno li smascheri. Questo è il modo più sicuro per perdere tutto ciò che hanno faticato per costruire. Pensa a un atleta che si è allenato per anni per vincere una medaglia. Quando finalmente la vince, non dovrebbe dire «non me la merito, è stata solo fortuna». Dovrebbe dire «me la merito perché ho dedicato la mia vita a questo obiettivo». Riconoscere il merito non è vanità, è onestà. Seneca era immensamente ricco, ma invece di sentirsi in colpa per la sua ricchezza, la usava per fare del bene. Sapeva di meritarla perché l'aveva guadagnata onestamente e la stava usando saggiamente. Il senso di colpa per il successo non serve a nessuno. Quando ripeti «merito tutto ciò che di buono mi accade», stai programmando la tua mente per accettare l'abbondanza. Stai eliminando i blocchi mentali che ti impediscono di ricevere. Stai dicendo al tuo subconscio che sei degno di amore, successo, felicità, realizzazione. La falsa modestia non è una virtù, è un modo per rimanere piccoli. Quando riconosci il tuo valore, non stai sminuendo gli altri, stai onorando il lavoro che hai fatto su te stesso. Stai riconoscendo che la tua crescita e il tuo successo sono il risultato di scelte e sforzi consapevoli. Marco Aurelio aveva tutto: potere, ricchezza, rispetto, e invece di sentirsi un impostore, riconosceva di meritare la sua posizione perché la stava usando per servire il bene comune. Il vero merito non è nell'ottenere, ma nel dare valore a ciò che si ottiene.
Ogni sera scrivi 3 cose positive che ti sono accadute durante la giornata e accanto a ognuna scrivi «Me lo merito perché», seguito dalla ragione specifica per cui te lo meriti. Può essere «Ho ricevuto un complimento e me lo merito perché ho lavorato con dedizione», o «Ho passato una bella serata con la famiglia e me lo merito perché investo tempo nelle relazioni». Questo rinforza la consapevolezza del tuo valore e del tuo merito. Ecco le 10 frasi che trasformeranno la tua vita. Ma ricorda quello che ti ho detto all'inizio. Funzionano solo se fai quello che sto per dirti ora. Non basta ripeterle come un mantra vuoto. Devi viverle, incarnarle, diventare quelle frasi. Ogni mattina, prima di guardare il telefono, prima di controllare le email, prima di iniziare la giornata, dedica 5 minuti sacri a ripetere queste frasi. Non come un pappagallo, ma come un guerriero che forgia la sua armatura mentale. Ogni frase è un'arma contro la mediocrità. Ogni ripetizione è un passo verso la grandezza. C'è di più, e questa è la parte che cambierà tutto. Queste frasi sono solo l'inizio della trasformazione. Il vero cambiamento avviene quando inizi a intercettare i pensieri automatici che ti sabotano durante la giornata. Quando senti arrivare una scusa, sostituiscila immediatamente con «Non accetto scuse da me stesso». Quando senti arrivare la paura del giudizio, sostituiscila con «Le opinioni altrui non controllano la mia vita». La trasformazione non è un evento che accade una volta, è un processo che scegli ogni momento, non è qualcosa che ti capita, è qualcosa che crei con ogni decisione, ogni pensiero, ogni azione. Ogni secondo della tua vita è un'opportunità per diventare la versione migliore di te stesso. Seneca diceva: ogni giorno è un passo verso l'eternità. Le tue azioni di oggi diventeranno i ricordi di domani. Le abitudini di questa settimana diventeranno il carattere di quest'anno. I pensieri di questo momento diventeranno la realtà del tuo futuro. Ora dimmi, quale di queste 10 frasi senti che avrà l'impatto più profondo sulla tua vita? Scrivilo nei commenti qui sotto, e se questo video ti ha dato anche solo un'idea che può migliorare la tua esistenza, condividilo con qualcuno che ami, perché la grandezza non si costruisce in solitudine, si costruisce insieme, elevando gli altri mentre elevi te stesso. Ricorda, non stai solo ripetendo parole, stai riprogrammando la tua mente. Non stai solo cambiando i tuoi pensieri, stai riscrivendo il codice della tua realtà. Non stai solo migliorando la tua vita, stai diventando la persona che il mondo sta aspettando. Marco Aurelio scrisse: sei venuto da qualche parte e stai andando da qualche parte. Fai in modo che il viaggio valga la pena. Il tuo viaggio inizia domani mattina con la prima frase, anzi, inizia ora, in questo momento, con la decisione di non accontentarti mai più della versione mediocre di te stesso. Il tuo futuro io ti sta già ringraziando. Inizia oggi. Inizia ora. Il mondo ha bisogno della tua grandezza. Se hai trovato valore in queste parole, ti piacerà uno di questi video.